Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di The Flowing Wind. Oggi parliamo di un progetto molto stimolante che si chiama Be Active Youth, attivamente giovani, che è nato da un'idea di Ilaria, alla quale poi si sono unite anche Margherita e Giulia. Oggi ho deciso di invitarle per presentarvele e per parlare insieme di questo progetto perché secondo me ne vale davvero la pena. Partiamo quindi con le presentazioni. Ilaria ti va ad iniziare con la tua presentazione, dato che sei la fondatrice anche, e così ci racconti chi sei, cosa stai studiando e come è nata l'idea di questo progetto. Ciao a tutti, io sono Ilaria Mezzacasa, ho 21 anni, sono trentina, però adesso sto vivendo a Milano perché sto studiando giurisprudenza all'Università Bocconi. Io appunto sono la prima fondatrice di Be Active e l'idea è partita essenzialmente da stimoli provenienti dall'esterno, perché praticamente ho avuto la possibilità e la fortuna durante i miei anni di liceo di partecipare a vari progetti nazionali ed internazionali che mi hanno portato a creare un mio piccolo network. Questo network poi anche durante i primi anni dell'università mi stimolava molto perché ero dentro appunto gruppi di newsletter, avevo varie amicizie in giro per l'Italia e quindi continuavo comunque a riuscire a partecipare a vari progetti. Poi appunto nel bene e nel male siamo entrati in questo periodo di pandemia, di emergenza sanitaria e alcuni miei amici spesso mi chiedevano: ma Ila, ma come fai a conoscere tutte queste opportunità, queste esperienze? Giramele e così via. E siamo entrati appunto in questo periodo di pandemia, mi sono accorta come tanti progetti a cui avevo magari già fatto application si fossero trasformati online e quindi magari io ho fatto application perché mi trovavo a Milano o in Trentino e quindi potevo partecipare di persona. Mi sono accorta come fossero online, allora ho iniziato anche diciamo a spread, a distribuirli anche ai miei amici magari della Sicilia, quindi da tutt'altra parte d'Italia. E ho quindi deciso di creare, all'inizio era un piccolo gruppo WhatsApp con i miei contatti più stretti, chi più o meno mi aveva chiesto di essere aggiornato appunto su queste esperienze. E poi successivamente il gruppo si è ampliato perché appunto un po' col passaparola, un po' inoltrare i messaggi e così via, vari ragazzi e ragazze, anche che attualmente non conosco, hanno deciso appunto di far parte di questa community peer-to-peer dove ognuno può dare il proprio apporto. E proprio secondo me è questa la bella idea, il fatto è che veniamo da tante realtà diverse, da contesti diversi, da facoltà diverse e quindi ognuno può portare qualcosa di diverso alla community. E poi appunto, visto che progetto si ampliava molto e grazie alla Marghe che studia comunicazione, quindi ne sapevo un po' di più rispetto a me, abbiamo detto ma perché non allargarci un po' e quindi farci conoscere ancora di più, visto che comunque i feedback erano positivi. E quindi ci siamo un po' più allargati, siamo sbarcati su altri social, abbiamo aperto appunto questo sito e poi finalmente è arrivata anche Giulia a darci un grandissimo supporto e altre nuove idee perché appunto più si è meglio è perché siamo vulcani di idee, cose che magari a cui io non avevo pensato, ci ha pensato Giulia, ci ha pensato Margherita e quindi appunto abbiamo aperto questi altri progetti che sono City Ambassador, ovvero ci sono questi giovani ambasciatori della loro città o del loro paese che fanno conoscere con gruppi appositi tutti gli eventi che ci sono in loco, visto che con lo sfumarsi dell'emergenza sanitaria appunto alcuni eventi hanno ricominciato a essere in presenza e poi City Guides per dare un aspetto un po' più internazionale, che sono appunto queste guide scritte dai giovani per i giovani, sparse in tutto il mondo. Andiamo dalla Nuova Zelanda all'America, passando per tutta Europa. Bellissimo, Ilaria, grazie mille di questa presentazione. Chi vuole Vado. buttarsi? Io sono Margherita, ho 21 anni, anch'io trentina, e ho conosciuto Ida più o meno 5 anni fa durante una vacanza studio a Londra.
e diciamo che da lì non ci siamo più lasciate in qualche modo, ed è stata proprio lei a propormi di far parte della realtà di Viactive. Mi ha scritto, mi ha detto: guarda, ho questo progetto in mente, tu cosa ne pensi, come lo sviluppiamo, collaboriamo, dai. E quindi da lì è partita questa iniziativa che appunto adesso si espande sempre di più e diciamo diventa sempre più ampia grazie anche al contributo appunto di Giulia, che invece è una ragazza che ho conosciuto poco tempo fa, ma diciamo il cui apporto è preziosissimo e veramente è un piacere lavorare con una persona come lei. E quindi niente, questa è principalmente la base del mio apporto al progetto Be-Active. E niente, lascio la parola a Giulia, direi a Tu questo stai punto. studiando comunicazione, giusto Sì, Margherita? sto studiando comunicazione a Bologna in questo momento, infatti non abito più in Trentino, ma ormai mi sono trasferita e quindi diciamo che anche abitare in una città mi aiuta a raccogliere diverse idee, diversi eventi proprio nell'ambito del bolognese in primis. Ok. Vai Giulia. Allora, ciao a tutti, io sono Giulia e ho 21 anni e sono di Feltre, quindi del Veneto. Allora, diciamo che subito, quando sono entrata a fare parte un po' della community, da spettatrice, diciamo, e anche da, insomma, da giovane che vuole entrare in questo mondo di comunicazione, di eventi, di finalmente notizie per i giovani e tante cose da fare. Io insomma ho conosciuto Ilaria e in realtà che conoscevo un po' già prima perché tramite alcune amicizie liceali ci eravamo conosciute e quindi subito mi è piaciuta la sua idea e la sua intraprendenza e il fatto che volesse questo Be-Active volesse proprio mettere al centro il giovane, le sue necessità, le sue passioni, il fatto che una persona debba crescere e deve fare leva sui propri interessi e sul proprio io, no? Proprio sviluppare la propria personalità. E il problema appunto del giovane era dove e come posso farlo e questa la risposta la trovava proprio negli eventi, nei corsi, in tutto ciò che Be-Active dava, quindi appunto tutte queste informazioni. Proprio perché il giovane, aprendo un canale unico, trovava tutte le informazioni di cui in qualche modo aveva bisogno. E quindi io nei miei trascorsi da liceale, di liceo europeo, un po' con conoscenze in tutto il mondo, diciamo così, mi sono detta questa idea è bellissima, voglio farne parte. Quindi io ho chiesto ad Ilaria se appunto mi potessero, e anche poi dopo ho conosciuto Margherita, se mi potessero in qualche modo aprire le porte di questa loro idea e magari appunto potessi farne parte dando qualche mia idea, qualche spunto, magari appunto per rendere Be-Active, visto che è un'idea bellissima, ancora più grande, facendo partecipare anche persone di più stati, di più nazionalità, insomma, ecco. Quindi questa è anche la nostra idea per un futuro Be-Active più internazionale, dato che ormai insomma con la globalizzazione, con queste informazioni che sono sempre più, alla fine non si seguono più i confini geografici, no? Quindi appunto aprire sempre di più i confini e quindi mi ritrovo qui oggi molto felice di fare parte di questo team meraviglioso con queste due ragazze super energetiche, super committed in quello che appunto nelle loro idee e è davvero un piacere. Tu Ecco. Giulia cosa stai studiando? Io studio economia alla facoltà di Bolzano e ecco, Ok. sì. Non è Allora, tutto perché Giulia, quando è entrata nel nostro team, era in Germania. Sì, allora sì, la mia università è è una università trilingue, quindi dovendo studiare in 3 lingue diverse vi è anche la possibilità di viaggiare e di fare percorsi all'estero, soprattutto in paesi anglofoni o tedeschi e io ovviamente ho scelto la Germania come paese, sì, proprio per portare avanti il mio percorso di studi, dato che appunto è trilingue. adesso chiedo un po' a tutte, che spunti posso trovare su un sito
E come selezionate, con che criterio selezionate gli eventi o i corsi all'interno di questa piattaforma? Come voi, non so, come cercate, come ricercate questi eventi? Avete dei criteri, vi siete divisi diciamo degli ambiti di vostro interesse particolare? Ma parto io. Direi che principalmente diciamo che il criterio base è quello di trovare esperienze che arricchiscono concretamente la persona che comunque segue la nostra community. Questa è la base, diciamo. Poi ovviamente gli ambiti variano perché un'altra nostra idea è quella un po' di accontentare tutti quelli che entrano a far parte insomma della community di Be Active. Quindi si va dalla cultura all'economia, alla politica, qualsiasi cosa, anche perché appunto sia nel sito sia nella community si trovano comunque eventi di qualsiasi genere, quindi festival, corsi, approfondimenti, quindi di conseguenza gli ambiti sono variegati. E diciamo che un problema che abbiamo dovuto in qualche modo affrontare la scorsa primavera è stato quello del ritorno, fra virgolette, alla normalità, che è una cosa positiva per fortuna, ma Be Active era nato proprio perché con la pandemia moltissimi eventi, come diceva Ilaria, si erano trasformati in modalità online, quindi erano chiaramente visibili da tutta Italia, da tutta Europa. Con il ritorno in presenza questa cosa cessava di esistere, quindi abbiamo appunto creato la parte di City Ambassador, che ha già in parte spiegato Ila nella presentazione, con l'idea di appunto come dire, richiamare proprio le persone dalle singole cittadine o città magari anche minori rispetto ai centri dove abitiamo noi, quindi Milano, Bolzano e Bologna, che comunque sono centri culturali abbastanza importanti, da altre realtà proprio per collaborare con noi in prima persona, quindi persone che fanno parte della nostra community, che collaborano con noi, che è proprio una cosa fantastica per noi che siamo, diciamo, il nucleo originale. E in questo modo loro diventano ambasciatori del proprio paese, della propria città e si prendono insomma in carico il cercare eventi, possibilità da poi appunto girare nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram e tramite le storie Instagram, che è uno strumento che ultimamente usiamo molto proprio anche per comodità. E quindi diffondere anche le realtà più piccole, perché comunque spesso magari anche insomma io e Ila e anche Giulia veniamo comunque da realtà più piccole rispetto alle realtà di grandi centri urbani, quindi lì non è che non esistano minimamente attività alle quali si può partecipare, ma semplicemente magari non sono così tanto sponsorizzate o sono sponsorizzate solo a determinate cerchie di persone e quindi uno ovviamente non ne viene a conoscenza. In questo modo con i City Ambassador comunque si rendono note anche iniziative minori, ecco, che provengono di conseguenza da ambiti più piccoli. È una sorta di raccoglitore di eventi, è una collezione di eventi, fiere, mostre, ma anche mi viene da dire podcast o diciamo spunti in generale, corsi di formazione che voi selezionate, che ritenete interessanti. Molti di questi sono anche gratuiti, se non sbaglio. Sì. La maggior parte sono gratuiti e addirittura con premi. Tipo ad esempio i concorsi, gli hackathon e così via hanno appunto premi, perché l'idea è quella di portare avanti un'educazione, un'esperienza che comunque l'unica che ti sia arricchente, anche perché spesso appunto come studenti abbiamo anche risorse limitate. Invece noi vogliamo proprio dare l'opportunità a tutti, letteralmente tutti, di partecipare, nel senso che magari una quota partecipativa potrebbe essere un ostacolo per un ragazzo, una ragazza che che si accinge a partecipare, invece questo non deve assolutamente esistere. Nel momento in cui tu entri nel loop, nella bolla di eventi per giovani, ce ne sono veramente tantissimi, quasi difficile starci dietro, perché poi appunto prima di pubblicare o di pubblicizzare un evento si legge tutto il bando, si definiscono quali sono i punti base, punti principali, quindi ad esempio dove, quando, alcune notazioni, la deadline per l'application, quindi c'è anche un po' di lavoro dietro, ecco.
Quindi voi fornite anche, al di là dello spunto dell'evento o del corso di formazione o dell'esperienza Erasmus di per sé, c'è anche proprio un discorso di studio di questo bando, di questo tipo di Sì, attività. sì, sì, esatto, è proprio così, perché l'evento che troviamo deve rispondere, diciamo, ai prerequisiti che ci siamo poste, quindi appunto l'età, il fatto che sia gratuito e così via, e soprattutto per evitare una sorta di spam di link senza descrizione, perché all'inizio era partita così, cioè si spammavano questi link, si giravano questi link. Poi abbiamo fatto appunto a circa 2 settimane cioè dall'ampliamento del progetto, abbiamo fatto un modulo per capire quali fossero i feedback e ci è stato consigliato appunto di fare un piccolo schema così che una persona che magari è interessata all'economia non va a aprire un evento che tratta di ingegneria. Poi queste esperienze sono essenziali per le soft skill e diciamo anche per una multidisciplinarità. Però ovviamente nel momento in cui mi richiedono di creare un programma, un'applicazione con il codice Python o con la scrittura C e devo fare la programmatrice, io che studio giurisprudenza non mi metto neanche a leggere l'evento, ecco, perché non è proprio il mio. Certo, certo. Sul mese di, non lo so, dicembre, o qual è stato l'evento alla quale ultimamente avete partecipato e che vi ha colpito, che avete inserito ad esempio nella vostra rubrica, Mm. e che consigliereste? Sulla base dei vostri interessi anche, quindi anche un modo per conoscervi meglio. Ecco. Io consiglierei tantissimo il corso di LVMH. Come magari qualcuno di voi saprà, LVMH è quel gruppo, quella società che racchiude luxury brand di vario tipo, di food, piuttosto che fashion, vacanze e così via. E in cosa consiste? Si andrà tramite questo corso, appunto costruito da questa società, si va a conoscere in modo interattivo come è strutturata tutta la società e quali sono i pilastri su cui stanno lavorando, quale sarà il futuro del luxury, le caratteristiche e così via. Ci sono 2 moduli predefiniti e 2 moduli che si possono scegliere, quindi anche in questo caso se una persona è più interessata alla sostenibilità, ad esempio, può scegliersi il tema sostenibilità. E la cosa interessante è che ci sono dei test intermezzi nei vari moduli e nel caso in cui il partecipante, insomma, riesca ad arrivare a un'alta percentuale di risposte esatte, quindi riesca a passare questi test in modo eccellente, al termine di tutti i moduli ci sarà la possibilità di avere un colloquio diretto con l'HR di questa società in cui praticamente dà dei consigli pratici su cosa magari segnare nel curriculum, nel caso in cui si facesse application in questa società, piuttosto da cosa scrivere nella cover letter, cosa dire durante l'interview, su quali punti puntare e quindi è appunto una grande opportunità nel momento in cui una persona è molto interessata diciamo, a questo campo un po' di nicchia, che spesso si vede come qualcosa di lontano, no? Cioè, prima di arrivare a riuscire a lavorare a Dior, che può essere come appunto manager, piuttosto come legal counsel e così via, molto spesso si vede una cosa come impossibile, un sogno, mentre tramite questo corso è una cosa che diventa reale, cioè tu inizi già a avere un contatto con l'azienda ti ha nei loro database, ti conosce e così via. Quindi secondo me questa è veramente un'opportunità imperdibile. Adesso hanno fatto questa prima sessione autunnale, ci sarà la prossima sessione di application per poter partecipare al programma nella prossima primavera, quindi lo consiglio vivamente, ecco. Si guadagnano dei consigli da un HR e questa cosa mi incuriosisce, dato che anche io lo sono. Mi fa molto piacere. Ok. Altri? Vado.
Allora, io consiglio qualcosa di più modesto e qualcosa di più, diciamo, nazionale. E è una cosa che ho scoperto qualche giorno fa, quindi ho detto, vabbè, a questo punto sfrutto l'occasione per dirla tramite queste interviste, insomma. E io appunto abitando a Bologna vengo a conoscenza di diverse iniziative nella città e ho scoperto che nel mese di dicembre è possibile visitare Palazzo Renzo, che è un palazzo appunto che si trova in Piazza Maggiore, che solitamente non è visitabile. Si tengono congressi, si tengono riunioni, però diciamo il turismo non è ben accetto. Quindi diciamo che consiglio appunto di sfruttare questa occasione proprio perché è unica e disponibile solo nel mese di dicembre. È un palazzo che fu costruito in epoca medievale, poi è stato ristrutturato all'inizio del Novecento ed è ora appunto visitabile nella sua interezza. Quindi io non ci sono ancora stata, l'ho scoperto 2 giorni fa, però appunto colgo l'occasione anche per invitare gli altri, perché è sicuramente una visita che ho intenzione di fare, insomma, in questo periodo, quindi vi aspetto numerosi. Annoto perché non ci sono stata neanche io ancora e quindi ho preso Più che altro appunti. perché magari, cioè, può essere utile sia a una persona che passa così da Bologna in giornata, sia chi appunto magari dice, vabbè, facciamo un weekend prenatale in città e quindi la consiglio. Ho visto, insomma, una presentazione e non deve essere per nulla male. Va bene. Tu Giulia? Io invece parlando di formazione e comunque però anche di challenge, quindi del fatto che i giovani, in realtà i giovani vogliono proprio anche cercare delle sfide, dei motivi, delle occasioni di crescita sia personale che professionale. Quindi consiglierei la challenge che adesso appunto è stata creata dal Financial Times che si chiama appunto Talent Challenge del 2022, che appunto è una challenge a livello globale, però dedicata al Made in Italy, quindi ed è libera a tutti, quindi tutti quanti possono provare a partecipare perché c'è comunque una selezione, però tutti quanti possono provare ad accedere. E quindi è molto bella perché io la consiglierei perché è un motivo valido per cui mettersi in gioco quando si parla di sostenibilità, si parla di innovazione, si parla di Made in Italy e nuove appunto nuove skills che si vedranno nell'industria e nell'economia italiana nei prossimi anni. Quindi secondo me è super interessante. Ecco, chi ha uno spirito magari imprenditoriale e vuole mettere in pratica ciò che ha studiato nel suo, non so, mondo economico, anche non, nel senso semplicemente ha un'idea, ecco, secondo me è un'ottima occasione per sperimentare, mettersi in gioco. Quindi challenge del Financial Times. Mi avete dato tutte e tre degli spunti bellissimi, ci avete raccontato qualcosa di voi stesse e quindi vi ringrazio molto per esservi messi in gioco, per averci portato un esempio di successo di una piattaforma che raccoglie dei casi positivi, degli stimoli che spesse volte mancano o che non abbiamo voglia di cercare e che quindi siamo facilitati in questo caso nell'averceli tra le mani sostanzialmente. Di questo vi ringrazio molto. Io vi saluto e ci vedremo presto. Ciao a tutte. Ciao, Grazie. ciao, Ciao, grazie a grazie. te.